Bene ragazzi, benvenuti a questa ennesima lezione sulla rivoluzione industriale in Inghilterra. Poi in una successiva lezione parleremo anche degli altri paesi europei. Abbiamo detto alla fine della lezione precedente, parliamo della condizione di vita nelle fabbriche, la formazione del proletariato, queste masse di lavoratori sfruttati nelle fabbriche rappresentano anche nell'immaginario collettivo un aspetto magari anche triste, criticabile della rivoluzione industriale. Si forma per la prima volta nella storia una vera classe di proletari, per usare anche una parola resa celebre da Marx, ma non solo da lui. Il proletariato c'è anche nelle campagne, ma per proletariato si intende soprattutto il proletariato nelle fabbriche, cioè gli operai che vendono il proprio lavoro in cambio di un salario, cioè i salariati di fabbrica. Vi erano anche i salariati nelle campagne, comunque non c'è alcun dubbio. Che cos'è il proletariato? Quali sono le condizioni di vita nelle fabbriche? Per proletariato lo stesso Marx intende chi non possiede niente se non la prole, se non i figli. In realtà il proletariato individua quei lavoratori salariati che non possiedono niente come proprietà privata, non possiedono quelli che Marx e altri chiamano mezzi di produzione, non possiedono la propria casa, non possiedono una terra. Per vivere possono soltanto vendere il proprio lavoro, vendere la propria fatica fisica, il proprio corpo, vendere l'erogazione del proprio lavoro come fosse una merce come tutte le altre che viene ripagata con un salario. Il proletario vive, sopravvive finché lavora, finché può lavorare, finché ha l'energia fisica per poter lavorare, non è malato, eccetera. Non vive più e non può sopravvivere quando non lavora, non può più lavorare, d'accordo? Perché non ha nulla di proprio, può affidarsi solo al vendere il proprio lavoro, le proprie competenze o la propria quantità proprio di fatica fisica. Lavora al servizio di un altro, del datore di lavoro che possiede i mezzi di produzione. Se l'operaio non lavora, non può guadagnare da una sua proprietà, dalla casa, da un pezzo di terra, eccetera, perché non ha nessuna proprietà. L'unica proprietà che corrisponde alle merci materiali è il suo lavoro che egli vende in cambio di un salario. Ovviamente la formazione del proletariato moderno, abbiamo visto nelle lezioni precedenti, prima nelle campagne e poi nelle fabbriche, perché gli stessi contadini a un certo punto, come vedremo volontariamente, non è che sono forzati, preferiscono abbandonare le campagne e trasferirsi nelle industrie, cioè nelle grandi città industriali, nelle industrie nel senso di fabbriche. Abbiamo visto che la formazione del proletariato dipende anche dalla nuova organizzazione di lavoro. Prima delle recinzioni, prima della formazione delle proto-industrie o delle aziende, delle grandi aziende capitalistiche, vi erano le consuetudini feudali, le consuetudini civiche, gli usi civici di villaggio, ne abbiamo già parlato. Il lavoro del contadino non era veramente un lavoro salariato, d'accordo? Ricordate, era quando faceva la manifattura, l'abbiamo detto, era un lavoro domestico. Il contadino poteva anche possedere il filatoio o il telaio, oppure gli venivano affidati, oppure gli venivano affittati dal mercante imprenditore, ma non era vigilato, d'accordo, in una fabbrica, in una manifattura. Lavorava a casa quando c'era tempo, perché c'era meno lavoro nei campi, d'accordo? Ma anche il lavoro della terra, l'abbiamo visto, non era un lavoro di tipo proletario salariato. Il contadino aveva aveva a volte l'affitto, la concessione feudale, l'affitto a vita o spesso anche ereditario
di una porzione di terra che poteva coltivare quando e come voleva lui, non controllato, d'accordo? E poi dava una parte del raccolto al Signore. Quindi, vedete, sia, l'abbiamo già detto nell'altra lezione, sia nel lavoro manifatturiero, sia nel lavoro agricolo, i contadini non erano veri e propri proletari, non erano confinati in una fabbrica recintata, vigilati, controllati, o dovevano andare al lavoro 8 ore, facevano 8 ore di lavoro stabilite, segnate in maniera implacabile dall'orologio aziendale che si vedeva, un orologio grande, si vedeva all'interno del capannone, d'accordo? Era un lavoro, abbiamo visto, di tipo feudale, più libero da parte dei contadini, anche quando lavoravano al telaio, anche il lavoro quindi manifatturiero. Inoltre abbiamo visto, non c'erano le recinzioni, i contadini avevano queste consuetudini, questi usi civici di villaggio, potevano anche andare nella proprietà privata di qualcun altro, loro avevano in affitto una piccola quantità di terra, potevano anche andare nella terra del Signore, erano autorizzati per prendere acqua, per prendere legna, d'accordo, per cacciare i conigli e così via. Invece adesso con le recinzioni tutto questo si perde, il contadino è immobile, non può più entrare nella terra del padrone, si disintegrano completamente le consuetudini di villaggio. E le consuetudini di villaggio facevano sì che il contadino fosse anche, come dire, al centro di riconosciuto all'interno di un sistema sociale, all'interno di una rete di relazioni sociali che dava ai contadini anche dei privilegi, d'accordo? Ci si aiutava tra amici, c'era la frequentazione comune di una parrocchia, così. Tutte queste cose vengono meno. Il contadino non può più andare nella terra del Signore a cacciare un coniglio. Deve lavorare irregimentato in un capannone per il Signore, poi con i soldi della paga può andare a comprare un coniglio, capite? Non può più andare a fare legna, a portarsela a casa o usare il mulino del Signore. Ha un salario e con quello compra la legna. Ha un salario e con quello paga il mulino. D'accordo? Tutto viene privatizzato, quindi anche l'acqua, anche la legna, anche il mulino, anche le strade vengono chiuse dalle recinzioni. Questi usi civici, consuetudini feudali, medievali di villaggio scompaiono completamente. Il contadino non può più andare in giro a trovare risorse, il contadino può solo lavorare in maniera vigilata, organizzata all'interno di un capannone e avere in cambio un salario con cui soddisfare tutte le sue esigenze vitali. Ci sono prove che durante la rivoluzione industriale la maggior parte del salario veniva speso per l'alimentazione. Prima invece, quando c'erano gli usi civici di villaggio, il contadino poteva procurarsi da sé, come abbiamo visto, elementi di molte cose che gli servivano come, appunto, come alimentazione. Adesso non è più così. Molti hanno detto, attenzione, molti storici, questi contadini erano sfruttati, i salari erano bassi, sicuramente, però molti storici hanno messo in evidenza che bisogna pensare anche alle condizioni di partenza. La vita nelle campagne, il lavoro agricolo era terribile, bisognava lavorare sempre, anche la domenica, poi succedeva che arrivava una carestia, si perdeva il raccolto, tu potevi anche morire di fame, eri in una situazione molto molto difficile. Per questo molti storici mettono in evidenza che i contadini, come ho detto, non è che vengono espulsi dalle campagne, vengono deportati, diventano manodopera industriale. Certo, nelle campagne spesso non c'è più lavoro, anche vengono meno, come avete visto, le risorse comunitarie di villaggio. Inoltre le macchine, almeno secondo alcuni storici, fanno diminuire
la possibilità di occupazione dei contadini, in più c'è il boom demografico anche tra i contadini, masse di contadini poveri e disoccupati vanno via dalle campagne, vanno a lavorare nelle fabbriche, cioè nelle industrie delle grandi città. Allora, molti storici hanno messo in evidenza che sì, i salari erano bassi nelle industrie, ma assolutamente non erano meno bassi, anzi i salari nelle industrie erano più alti di quelli agricoli. Cioè un contadino che si trasforma in un operaio in industria, in un salariato, in un proletario, aveva una paga che era più alta di quella che lui poteva, di quello che lui poteva sperare quando era nelle campagne, d'accordo? Inoltre, ve l'ho detto, in campagna il lavoro era duro come nelle fabbriche, però in campagna tu potevi morire di fame se avveniva una carestia, invece il lavoro in fabbrica era più sicuro perché tu comunque il salario lo prendevi in ogni caso, d'accordo? Inoltre in campagna il lavoro era continuo, bisogna lavorare anche la domenica, bisogna lavorare anche a Natale. Invece il contadino che va in città e diventa operaio in fabbrica ha comunque il riposo della domenica, a volte anche un giorno e mezzo, sabato pomeriggio e domenica. Molti storici dicono che i contadini si spostano in città anche se il lavoro nella fabbrica è massacrante, appunto non era meno massacrante del lavoro agricolo, anche perché hanno delle opportunità, cioè la città fornisce loro delle opportunità, magari non per loro, ma per i loro figli, con il duro lavoro nella fabbrica, nell'industria e il salario. L'operaio fa studiare i propri figli, ciò che in campagna sarebbe stato impossibile. I propri figli possono diventare, come spesso è successo, possono diventare persone che si innalzano nella scala sociale, trovano un lavoro migliore rispetto a quello dell'operaio. Succede anche che i figli degli operai nelle città, malgrado la divisione anche proprio nei quartieri, erano ghettizzati nei quartieri operai, malgrado il razzismo e il classismo dell'Inghilterra, succedeva che magari i figli di operai potessero sposarsi con mogli o con mariti che appartenevano a una classe sociale superiore e comunque erano più ricchi di loro. Cioè la città ti dà comunque delle opportunità, magari sono difficili, devi essere molto fortunato, sono opportunità che possono favorire soltanto una minoranza, devi essere molto fortunato, tuttavia queste opportunità ci sono. Sembrerebbe ottimistica la situazione nelle industrie urbane, poi vedremo. Una delle caratteristiche per cui l'industrializzazione inglese è famosa e conosciuta è il lavoro dei fanciulli e delle donne che vengono sfruttati, cioè lo sfruttamento di donne e bambini in base a una legislazione barbara e iniqua che sarà superata soltanto nel corso dell'Ottocento, venivano pagati molto meno, quindi molto meno di un uomo adulto. Quindi erano veramente sfruttati, lavoravano un numero incredibile di ore al giorno e erano pagati meno. Sapete perché erano molto richiesti donne e bambini? Non solo perché costavano meno, avevano un salario più basso, ma anche perché potevano fare operazioni che le dita grandi degli adulti avevano difficoltà a realizzare. Le dita più flessibili, le dita più piccole, più magre, più esili delle donne e dei bambini potevano entrare, capite, queste dita negli interstizi, anche nelle cavità più piccole. Questo vale per una macchina, un meccanica, un telaio meccanico, come vale anche all'interno delle miniere. I salari, c'è lo sfruttamento di donne e bambini. Molti storici rispondono, c'era anche prima dell'industrializzazione, sia nel lavoro domestico al telaio, sia nei campi, anche donne e bambini lavoravano. L'orario in fabbrica era massacrante, a volte si lavorava 14 o 16 ore, con poche pause, vigilati. Come facevano a lavorare 14-16 ore? Avevano poi
a stento il tempo per dormire. Era veramente una cosa terribile. Però anche qui bisogna pensare alle situazioni di partenza. Anche quando questi operai o i loro genitori lavoravano nelle campagne, in agricoltura, l'orario di lavoro era di 14-16 ore. Non c'è dubbio che la disciplina della fabbrica fosse degradante, c'era una situazione degradata all'interno della fabbrica, a differenza si distingueva tra notte e giorno, ma soprattutto il ritmo e gli orari della fabbrica toglievano ai contadini che erano andati lì in fabbrica i riferimenti delle stagioni, d'accordo? I cicli delle stagioni, le piante che erano diverse, quelli erano elementi di umanità, di riconoscibilità sociale. Invece, inverno, estate, all'interno della fabbrica l'ambiente era sempre uguale. Il tempo non è più quello delle stagioni o quello del mattino, del pomeriggio, della sera. Il tempo è solo quello terribile scandito dall'orologio aziendale nel capannone con le lancette, questo grande orologio aziendale. C'era una gerarchia molto dura nell'industria urbana. Il lavoratore, il proletario, l'operaio era vigilato, era rimproverato se la pausa durava più di 5 minuti, se arrivava con 2 minuti di ritardo al lavoro, era punito. Il lavoro nelle fabbriche era alienante, asfissiante, ripetitivo. Spesso il lavoro nelle fabbriche era accompagnato da un frastuono assordante dei macchinari. Era un lavoro inquinante, un lavoro in cui si respirava carbone, soprattutto carbone, con le malattie annesse dalle macchine che usciva dalle macchine a vapore, ma molti altri anche, molti altri elementi inquinanti. I salari erano molto bassi, le condizioni erano malsane, le condizioni di vita degradanti, non solo nelle fabbriche, ma anche nelle case. Avete mai visto le immagini, ci sono delle famose incisioni di Gustave Doré che rappresentano queste casette a schiera, tutte uguali di mattoni con lo stesso comignolo, seriali, tutte uguali, in cui vivevano le famiglie degli operai, dei proletari nelle grandi città industriali. Erano dei quartieri ghetto, delle case alveari, d'accordo? Una specie di alveare con casette, con cellette, tutte uguali. I contadini che erano diventati operai, il proletariato industriale viveva ammassato nei quartieri periferici, nei quartieri peggiori della città, nei quartieri più inquinati e malsani. Venivano costruite queste casette tutte uguali per gli operai all'interno degli stessi quartieri dove vi erano le fabbriche e quindi l'inquinamento, il carbone e tutto il resto arrivavano all'interno di queste casette degli operai, mentre ovviamente i ricchi abitavano in case molto grandi, in quartieri molto lontani dalle fabbriche, molto più centrali. Molti storici mettono in evidenza che quando si parla del lavoro delle fabbriche durante la rivoluzione industriale inglese si pensa ad un lavoro continuativo, con un salario certo. Certo, se lavori il salario è certo, non come in campagna può arrivare una gelata, una grandinata, perdi tutto il raccolto, non guadagni niente. Però soprattutto nelle prime fasi della rivoluzione industriale bisogna pensare che i proletari erano dei lavoratori dequalificati, spesso stagionali, lavoravano per 1, 2, 3 mesi, poi venivano cacciati o lavoravano solo d'estate o lavoravano soltanto d'inverno. Quindi era un lavoro precario. Avevi il lavoro, venivi licenziato, eri disoccupato, poi cercavi di trovare un altro lavoro. Quindi un lavoro non continuo, un lavoro precario, un lavoro assolutamente instabile. Inizialmente i proletari non si ribellano, ma poi iniziano ad esserci masse di disoccupati, i salari
sono molto bassi, inizia il fenomeno del luddismo. Sapete cos'è il luddismo con la L all'inizio? Gli operai, anche se questo non aveva senso, se la prendevano con le macchine, cioè distruggevano le macchine, perché imputavano ovviamente alle macchine sia la disoccupazione, sia le terribili condizioni di lavoro alienanti. Luddismo prende il nome da un certo Lud, che in realtà è un operaio immaginario, non è mai esistito, che avrebbe distrutto delle macchine già alla fine del Settecento, ma il luddismo si diffonde soprattutto all'inizio dell'Ottocento, in particolare diventa veramente un problema gravissimo, gli operai distruggono moltissime macchine durante le guerre napoleoniche tra il 1808 e il 1811. Le pene sono durissime per chi distrugge le macchine, poi abbiamo visto è una cosa che insomma non serve a nulla. C'è un dibattito molto interessante tra gli storici sulla condizione del proletariato. Da una parte abbiamo la tesi pessimistica. La tesi pessimistica è stata espressa soprattutto nell'Ottocento e all'inizio del Novecento ed è diventata, attenzione, in quel periodo la tesi prevalente. D'accordo? Nel 1884 lo storico pessimista Toynbee, non vi cito le opere che vengono pubblicate, sarebbe troppo lungo, ma soltanto gli anni. Poi un scrittore socialista, Webb, nel 1897, poi gli importantissimi studi con una serie incredibile di dati, di statistiche, di numeri, dei coniugi Hammond. I coniugi Hammond pubblicano opere, moltissime opere vastissime, in un periodo lungo dal 1911 al 1934. Questi sono gli storici pessimisti, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che mettono in rilievo le terribili condizioni del lavoro degli operai, i salari bassi, l'autoritarismo degradante da parte dei padroni, gli orari di lavoro massacranti, le condizioni igieniche disastrose all'interno delle casupole degli operai, in questi quartieri ghetto. Pensate che in questi quartieri non entrava mai un medico, anche a volerlo pagare, non è una questione di soldi. Un operaio poteva pagare, un medico non ci andava a casa sua perché per principio non entrava all'interno di questi quartieri ghetto, quindi anche volendo pagarli appunto i medici, certo erano a pagamento, gli operai non avevano di fatto assistenza medica perché i medici si rifiutavano di andare a curarli e quindi morivano molto di più rispetto che i ceti più ricchi. Dicono questi storici, il salario degli operai serviva a stento a, a mangiare, a vestirsi, ad avere un tetto sotto cui dormire e cose del genere e nient'altro. All'interno del XX secolo si diffonde una tesi ottimistica. Alcuni aspetti di questa tesi ottimistica ve li ho già detti, ve li ho già esposti in precedenza. Chi sono questi esponenti della tesi ottimistica? Daniels nel 1920. Allora, Daniels che cosa dice? Dice una cosa fondamentale che già vi ho detto prima. È vero che la vita dell'operaio era terribile, ma bisogna paragonarla con le condizioni precedenti. Gli operai erano tutti contadini che venivano dalle campagne. Daniels dice che noi non possiamo ragionare in astratto. Allora, certo, l'immagine che viene fuori anche dai romanzi di Dickens è quella di una vita terribile da parte dell'operaio, però noi dobbiamo considerare le condizioni di partenza. Lui esamina quali fossero le condizioni dei contadini delle Midlands, dice che la vita tradizionale prima dell'industrializzazione era molto molto più dura di quella dell'operaio in una città. Quindi Daniels dice vediamo da dove veniamo, cosa c'era prima. Ciò che c'era prima del lavoro nelle fabbriche non era meglio, anzi era,
era peggio. Daniel mette in evidenza che non esistevano neanche diritti civili nelle campagne, cioè all'interno del feudalesimo. Il padrone, il signore, poteva anche violentarti, poteva anche eh, ucciderti, così, e se la cavava sempre. Invece all'interno delle città o all'interno delle fabbriche questo non poteva accadere, le leggi venivano rispettate. Clapham nel 1926 dice che i salari aumentano. Attenzione, molti di questi storici ottimistici hanno sempre questa in comune, hanno sempre questa argomentazione, cioè c'è una prima o una seconda generazione di operai nelle fabbriche, nelle industrie, che effettivamente fa una vita terribile e viene sfruttata, però poi, dopo una prima fase, la vita e il tenore di vita degli operai migliora e i salari aumentano notevolmente. Clapham dice i salari aumentano notevolmente dopo il 1790 e permettono un tenore di vita molto migliore agli operai delle fabbriche, certamente molto migliore dei contadini. Allora questo scatena proprio un dibattito storiografico che diventerà una rissa virtuale. Nel 1957 lo storico di impostazione marxista famosissimo Hobsbawm, è quello che ha scritto il famoso libro Il secolo breve dedicato al Novecento, esaminando tutta una serie di dati, di osservazioni, di testimonianze in Inghilterra, nega che i salari siano aumentati, dice che i calcoli di Clapham sono sbagliati, i salari restarono sempre molto bassi e il tenore di vita degli operai sempre molto basso, secondo anche una prospettiva tipica marxista di Hobsbawm e di altri storici pessimisti. I salari dovevano essere necessariamente bassi perché i capitalisti dovevano affrontare quello che Marx avrebbe chiamato i costi per il capitale costante, cioè per l'affitto dei capannoni, per l'acquisto di macchine sempre più costose e moderne e così via. Non potevano permettersi di aumentare i salari perché sarebbero stati sconfitti dalla libera concorrenza. Gli operai i capitalisti, i padroni, gli industriali dovevano per forza tenere bassi i salari perché i soldi servivano loro per acquistare macchinari e tutto il resto, cioè per le spese fisse, diciamo così. Risponde subito dopo a Hobsbawm in due articoli del 1959 e del 1961 lo storico ottimista Hartwell. Ovviamente questi articoli saranno poi rifusi all'interno di libri, di successive pubblicazioni da parte di Hobsbawm, di Hartwell o di altri. Cosa dice Hartwell? Anche lui utilizza un argomento comune tra gli storici, tra virgolette, ottimisti, cioè lui sostiene che i lavoratori delle fabbriche finiscono per aumentare il loro tenore di vita necessariamente perché acquistano le enormi quantità di manufatti che loro stesso producono, d'accordo? Hartwell dice non c'è alcun dubbio che c'è una sovrapproduzione, una produzione enorme di manufatti, di merci di ogni tipo nelle fabbriche. Hartwell dice anche gli storici pessimisti come Hobsbawm devono ammettere che la crescita della produzione di merci è nettamente superiore alla crescita della popolazione. Hartwell si chiede chi acquista, cioè dove sono andate a finire tutte queste merci, questo numero immane di merci prodotte dalle industrie. Ovviamente, dice lui, sono state comprate dagli stessi operai che le hanno prodotte. Chi le doveva comprare? Sono merci sempre migliori, man mano migliori e a prezzi sempre più bassi, grazie alle nuove tecnologie industriali. Sono gli stessi operai che se le comprano, aumentando così nettamente, dice Hartwell, il proprio tenore di vita. Gli operai acquistano, secondo lui, le enormi quantità di manufatti a basso costo da essi stessi prodotti. Quindi, per esempio, lui dice gli operai vestono bene,
hanno accesso a una serie di beni, di servizi, di merci, per esempio i vestiti, le tovaglie, le sedie, i tavoli, che sono di buonissima qualità e quindi loro aumentano il loro tenore di vita, vanno vestiti bene, d'accordo? Acquistano vestiti sempre migliori che vengono venduti a prezzi sempre più bassi. Certo, il dibattito non finirà mai. Pessimisti e ottimisti su qualcosa sono d'accordo, cioè c'è un miglioramento dell'alimentazione. In città si mangia meglio rispetto che in campagna, quindi si spendeva quasi tutto il salario per il cibo, l'alimentazione è molto migliore, molto più varia rispetto a quella dei contadini, tranne quelli che ovviamente gli operai si fanno prendere dalla piaga dell'alcolismo e quindi il sabato sera al pub o la domenica scialacquano in superalcolici tutto ciò che hanno guadagnato e molto spesso l'alienazione, la disperazione e la fatica degli operai trovano uno sfogo drammatico, dannoso per la salute nell'alcolismo. Migliora l'alimentazione, però si ha la perdita di identità, come vi ho detto. Almeno nel villaggio c'è un insieme di relazioni comunitarie, invece nella fabbrica, nel quartiere alveare dove vivi, si perde l'identità, si diventa come delle macchine, si è preda di insicurezza, si è preda di monotonia, una vita sempre uguale, proprio come il, il proprio lavoro. Il proletario, l'abbiamo già visto, spesso viene assunto per una stagione e poi licenziato, ha un lavoro precario, cioè il lavoro salariato è totalmente soggetto alle leggi instabili del mercato, della domanda e dell'offerta. Il salariato di per sé personalmente non può fare niente, lavora finché le merci che produce si vendono, incontrano anche per motivi soggettivi di moda l'interesse del mercato, della domanda. Quando quelle merci non si vendono più, l'operaio viene licenziato perché il padrone deve diminuire i lavoratori, oppure addirittura la fabbrica chiude, fallisce, c'era una libera concorrenza molto sfrenata e quindi non per la cattiveria dell'imprenditore, ma perché le merci non hanno più un mercato, crollano, cioè la domanda e l'offerta è variabile, a volte in base a parametri che non sono razionali, che non sono prevedibili. Quando io, lavoratore in una fabbrica, proletario, produco merci che non si vendono più, posso perdere il lavoro all'improvviso. Attenzione, cosa molto importante, molti di questi lavoratori non sono più lavoratori specializzati. Questo è molto importante. O lavoratori qualificati come prima. Questo in particolare per l'introduzione delle macchine. Prima i lavoratori avevano anche un certo potere contrattuale, d'accordo? Perché in fondo, come i vecchi garzoni di bottega, gli artigiani, molti lavoratori erano specializzati, erano qualificati, avevano delle competenze, c'erano delle cose che sapevano fare solo loro, non potevano essere sostituiti da chiunque. Invece poi arrivano le macchine sempre più complesse, quindi le operazioni complesse vengono svolte dalle macchine, quindi non c'è più bisogno del sapere, della perizia, della competenza, della specializzazione di un singolo lavoratore, perché le macchine rendono semplici queste azioni difficili che prima avevano bisogno di anni e anni per essere imparate bene. Quello che faceva un lavoratore qualificato, specializzato, adesso lo fa una macchina. Quindi i lavoratori diventano tutti dequalificati, intercambiabili, hanno poco da offrire in termini di competenza. Devono solo spingere dei bottoni o delle leve per far funzionare le macchine. Devono mettere il cotone grezzo oppure il cotone filato all'interno dell'intercapedine di un telaio, poi il telaio fa tutto da solo, d'accordo? Quindi questo significa che il lavoratore è intercambiabile. Per questo è facile mantenere dei salari bassi. Tu sei un lavoratore dequalificato, il tuo lavoro lo possono fare tutti, anche un bambino. Sei sempre sotto ricatto.
contratto, devi accettare una paga molto bassa, altrimenti l'imprenditore ti licenzia e prende al posto tuo qualcuno che accetta quella paga umiliante molto bassa, perché tanto quel qualcuno può fare lo stesso lavoro tuo che chiunque può fare, non è più un lavoro qualificato. Anche per via dell'aumento della popolazione ci sono moltissimi disoccupati, masse di popolazione che è marginale, che possono diventare poveri, che possono diventare vagabondi. Vi ricordate, abbiamo già parlato dell'epoca del grande disciplinamento nel 500, ma soprattutto nel 600. Poveri, vagabondi, accattoni, ve lo ricordate? Vengono rinchiusi, vengono deportati nelle case di lavoro, nelle workhouses. C'è l'idea che bisogna lavorare a forza, workhouses, case di lavoro, che il povero o il disoccupato o l'accattone o il mendicante che può lavorare deve lavorare a forza e quindi viene internato all'interno di queste case di lavoro dove lavora, non riceve più sussidi, non riceve più carità. Ovviamente queste workhouses di Stato dove si lavora a forza, controllati, lo capite bene, rappresentano il modello delle prime industrie, delle prime fabbriche salariate capitalistiche. Questo lavoro coatto, forzato, avveniva in condizioni in condizioni durissime. Qual è il principale fattore che fa aumentare la proletarizzazione? Anche qui gli storici discutono. Secondo alcuni sono le macchine. Le macchine fanno in modo che ci sia bisogno di meno operai, d'accordo? Già per esempio nell'agricoltura le macchine sostituiscono il lavoro umano e quindi le macchine, dicono molti storici, rovinano i contadini, ma soprattutto gli artigiani, che non ha più senso per gli artigiani produrre e vendere quando quello che loro fanno viene fatto a costi molto più bassi dalle macchine all'interno delle fabbriche. Quindi intere classi sociali come gli artigiani, interi lavori, soprattutto particolari fasce di artigiani, sono completamente rovinati dalla fabbriche moderne con le macchine e sono rovinati, diventano proletari, anche loro per sopravvivere chiudono la loro bottega, devono cercare un lavoro come operai. Molti storici puntano il dito contro le recinzioni nelle campagne, l'abbiamo visto. Se un contadino non può andare a prendere acqua, a cacciare i conigli, a prendere la legna per costruirsi da sé qualcosa, abbiamo visto le recinzioni, la scomparsa degli usi civici, degli usi comunitari del villaggio, il contadino diventa sempre più povero, non riesce a sopravvivere in campagna. I contadini sono rovinati dalle recinzioni e quindi diventano poverissimi, sono costretti ad andare in città per trovare un lavoro da operaio per sopravvivere. Ovviamente c'è un'altra idea che può essere vera insieme a quelle precedenti, cioè sarebbe l'aumento demografico, la crescita della popolazione che causa la proletarizzazione. La popolazione cresce in maniera enorme, dicono molti storici, cresce più di quanto i nuovi nati possano essere assorbiti all'interno delle industrie, sia delle industrie agricole, sia delle industrie, nel senso di fabbriche, nelle grandi città. Abbiamo detto molte cose, spero interessanti, su molti aspetti della rivoluzione industriale. Ne vedremo altre anche nelle successive lezioni in cui io parlerò più specificamente della rivoluzione industriale nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento. Vedremo la rivoluzione industriale anche nei paesi che si industrializzano dopo, l'Inghilterra e in altri paesi europei. Parleremo dei sociali un po' meglio, parleremo anche delle invenzioni e delle innovazioni che colpiscono anche la vita quotidiana, perché l'industrializzazione, la tecnologia, non va solo a favore dell'industria pesante, ovviamente, o comunque delle industrie tradizionali.
Ci sono anche i giornali con le nuove rotative a basso costo che si diffondono, viene inventata la fotografia, cioè c'è tutto un mondo industriale nella prima metà dell'Ottocento su cui vale la pena spendere ancora qualche parola. Alla prossima.